Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nuovamente a Cremona, secondo giorno per me qui. Sto girando con la mia R1 in questa 3 giorni organizzata da Action Bike. Nel video precedente che avete visto ho lavorato un sacco per mettere a posto la moto adesso mi piace, però ci sono ancora alcune cose sulle quali bisogna lavorare che durante questo video andremo a vedere. Vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa, anche perché oggi c'è l'Endurance. Moto calda, pressione delle gomme l'abbiamo fatta, radiatore abbastanza nastrato perché qua ho preso la temperatura dell'asfalto, prima dava 15 gradi, fate un po' voi. Gommato Pirelli SC3 che con questo bel fresco vanno da Dio. Andiamo! Questo turno finito, l'ambulanza l'hanno investito uno Ma è turno piloti? Sì. Per adesso è tutto all'annuncio, ma... Bene signori, come avete sentito niente turno perché si è fatto già male uno purtroppo. Ancora 39 nonostante un vento della Madonna che c'è adesso che rende un po' difficoltoso girare. Diciamo che oggi ho fatto uno step io, nel senso che ho fatto ancora 39, però guido molto più piano, nel senso che ieri tiravo di più per fare quel 39, quindi ho bisogno anch'io di fare un po' di ore sulla moto. Però tutto quello che ho fatto ieri è positivo, ma devo andare avanti. Infatti adesso il signor Calato pensava di fare i manubri, quelli che avete visto in uno degli scorsi video, ma intanto gli facciamo cambiare la corona, quella che volevo cambiare ieri, che però non avevo. Oggi al negozio l'abbiamo trovata e sto accorciando il rapporto perché ho fatto il conto delle marce e dopo ve lo faccio vedere, per il quale sono sempre al riaggancio del gas un pochino basso di giri. Adesso nel pomeriggio avremo un solo turno prima dell'Endurance, provo come va e poi ci dobbiamo mettere in testa di guidare più fluido, anche perché dovrò fare degli stint abbastanza lunghi, i miei compagni faranno meno minuti e quindi, visto che questa moto non è proprio la più confortevole da guidare, devo trovare la maniera di guidare senza stancarmi. Finalmente è uscito il sole, adesso aspettiamo che arrivi l'Endurance. L'unica sfiga grossa è che ho il turno adiacente all'inizio della gara, quindi ho cambiato il rapporto, voglio provarlo, faccio 2 giri per vedere come funziona, poi torno, metto la benzina, mi fermo 10 minuti, anche perché alle 15:20 inizia l'Endurance e vorrei farla bene. I miei 2 compagni sono Sergio e Christian, miei amici tedeschi che hanno un passo molto più lento di me. Io farò il capitano e l'Endurance funziona che si parte come se fosse un pareggiamento in ordine dalla pit lane in base al tempo che hai siglato nella mattina. Io ho fatto un solo turno, non so ancora come partirò perché questo turno penso che sia valido per la griglia. La cosa che mi preoccupa un po' è che dovrò fare 2 sessioni abbastanza lunghe, ovvero di 30 minuti, e 30 minuti sull'R1 del 2004 qua dentro non sono pochi, quindi devo cercare di guidare senza esagerare e portare a termine la sessione. Come pneumatici sempre il solito Pirelli SC3, quello che ho messo ieri nuovo, l'ho ancora cambiato e comunque ancora molto bello, quindi sono molto contento perché soprattutto quello che ho già detto in video passati è che la gomma è sempre la stessa in tutti i turni, cioè non hai mai un grosso calo di performance come con gomme più racing. Questo mi permette di avere la giusta stabilità con la gomma e poter lavorare sulla moto, poterla mettere a posto e soprattutto fare durata e non dovermi preoccupare di continuare a cambiare gomme. Quindi adesso vediamo come va questo rapporto e poi Endurance.
ma il rapporto. Wow. Tieni. Ho sbagliato, non mi ricordavo quando sono partito e sono uscito 6 minuti prima di quello che dovevo. La cosa che mi accorgo passando ore e comunque facendo un po' di chilometri sulla moto è che la posizione è un po' sbagliata, nel senso che sono tutto alto con le pedane e comunque me le sento molto lontane e faccio fatica a tenermi in staccata e non riesco a essere incisivo come vorrei e soprattutto sono troppo appeso sulle braccia. Comunque non spingendo durante l'endurance ho fatto 39 basso di passo, poi ho alzato gli ultimi 2 giri facendo 40 e 41 quello di uscita. Eravamo terzi fino a quando non sono uscito, adesso siamo calati un po' in classifica. Adesso c'è dentro Sergio e appena finisce la sua sessione entra Christian che sta preparando la sua CBR 1000 nuova e io nel frattempo mi riposo e probabilmente dovrò recuperarmi i minuti che non ho fatto ora, me li devo recuperare dopo. Spegni le termo. Con l'SC3 a fine endurance. Adesso è finito il mio stint, siamo un po' indietro. Sergio e Christian comunque non girano, sui miei tempi girano sul 50 circa, quindi siamo un po' indietro nella classifica generale, però fa niente, l'abbiamo fatto per divertirci. Adesso alle 5:30, quando finisce la endurance, voglio provare una modifichina che mi è venuta in mente girando. Adesso andiamo a provare l'ultima modifica, visto che in questi giorni non ne abbiamo fatte tante. Prometto, ultima modifica della giornata, perché se ci pensiamo bene, ieri poi io ho abbassato l'interasse dietro e quindi questa cosa porta carico il posteriore e quindi maggior difficoltà a schiacciare l'anteriore in frenata. Quindi adesso faccio un altro steppettino verso il basso con la molla, poco a pari precarica, lo proviamo alla fine e vediamo cosa succede. La modifica mi è piaciuta molto e soprattutto con il freno in mano riesco ad avere un sacco di confidenza perché la moto è molto sincera. Prima vi ho parlato del rapporto che in realtà è la prima modifica che si fa quando si va in una pista nuova o con una moto nuova. In questo particolare caso non lo avevo ancora toccato perché ho preferito risolvere tutti gli altri problemi che avevo, ma generalmente il rapporto è la prima cosa che si fa anche perché influenza notevolmente il comportamento ciclistico della moto. Molti amatori hanno i bulloni della corona saldati e il pignone addirittura magari non è mai stato cambiato e spesso si predilige una rapportatura molto lunga utilizzata per qualsiasi circuito, soprattutto con la credenza del la tengo lunga così scorre e non impenna. Però per andare più forte nelle gare si fanno altre cose che adesso vi faccio vedere. Molti amatori che sono venuti a Backpack Racing e ai quali abbiamo modificato il rapporto sono rimasti sbalorditi e vi prego, se avete partecipato a Backpack e vi abbiamo modificato il rapporto, vi prego di scriverlo qua sotto nei commenti. Non sto a farvi la pappardella
su come bisognerebbe fare il rapporto, anche perché sicuramente ci sarebbe qualche sapientone che sa fare di meglio e perché servirebbe un video interamente dedicato. Però posso spiegarvi il ragionamento che ho fatto io. Inizialmente la moto montava 16,46 ed io per girare a Cremona, e siccome giro con il 200/60 che è una gomma più grande che quindi allunga il rapporto, ho messo immediatamente 15,46. Nel video mi avete visto provare il rapporto 15,47 che è stato super migliorativo e mi ha fatto capire che quella era la strada, e adesso vi faccio vedere i conti che ho fatto. Più frazioniamo il motore e più il motore accelera, e poi sento la moto molto bassa di giri in alcune curve, mentre in altre mi sento un po' al limite. Quindi facciamo il ragionamento insieme così capiamo se dobbiamo accorciare o allungare. A pranzo, mentre mangiavo il mio panino, ho preso questa mappa del circuito e guardando l'onboard ho scritto tutti i giri con i quali arrivo a staccare e i giri ai quali si trova la moto al riaggancio del gas a centro curva, segnando poi con una X quanti sono i punti in cui mi sento lungo e quanti sono i punti in cui mi sento corto. Questa è la classica mappa che possiamo prendere all'accettazione del circuito e ho cominciato a segnare tutti i miei giri partendo ovviamente dal rettilineo dei box. Come possiamo vedere io arrivo a staccare di quarta marcia a 12.500 giri e al riaggancio del gas la terza in curva 1 è a 9.000 giri. Arrivo qui di terza a 12.500, seconda a 6.100, 7.500, 9.000, sempre seconda dove non c'è scritto il cambio della marcia, mentre qui 14.000 giri. Quindi adesso abbiamo affrontato già un settore del circuito. Qui mi sento lungo, quindi X. Qui mi sento lungo, quindi X. Qui mi sento lungo, quindi X. Lungo, lungo, lungo. 1, 2, 3. Arriviamo però qui, che con questo rapporto la S la affronto senza cambiare marcia, quindi seconda, 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 fino al famigerato tramontino, al quale arrivo di 14.000 giri e quando tiro un po' più forte prendo il limitatore, quindi mi sento corto. Invece qua a centro curva la moto scende fino a 6.500 giri, quindi sono lungo. Andiamo avanti, metto la terza, metto la quarta e arrivo a 13.000 giri, ma la mia moto ne fa 14, quindi mi sento lungo. A riaggancio del gas 7.500 giri di seconda e quindi mi sento lungo. Vado avanti, tiro tutta la seconda e chiudo a 13.000 giri e quindi mi sento lungo. A centro curva qua facendola di seconda sono a 5.800 giri e sono lungo. Con questo rapporto preferivo utilizzare seconda, terza e affrontare la curva 9 di terza e a centro curva sono a 11.000 giri e mi sento corto e tiro la terza fino a 13.500 giri con le SC3. Se avessi una 1 uscirei sicuramente più forte e quindi lì prenderei il limitatore, quindi mi sento corto. Andiamo avanti, la curva 10 prima del rettilineo, al riaggancio del gas la moto a 6.800 giri, quindi sono lungo. Nel rettilineo invece vado avanti fino alla sesta marcia che metto e tiro fino a 13.100 giri, quindi sono lungo. Mentre le ultime curve sono un dramma perché al riaggancio del gas di seconda sono a 7.200 giri, quindi sono lungo e perdo circa 1.000 giri ogni curva, 6.500 e 5.500 giri di prima, quindi lungo e lungo. Facendo questo ragionamento ho trovato 16 punti nei quali mi sento lungo e quindi la moto bassa di giri o comunque arrivo alla staccata con una marcia che non riesco a tirare fino al massimo e solo 4 punti nei quali mi sento corto. Però questi 4 punti sono dei punti nei quali sto utilizzando una marcia in meno, come ad esempio la S che faccio in seconda e la curva 9 che affronto di terza marcia e vorrei affrontare di quarta, nei quali mi sento corto. Detto questo, la soluzione è abbastanza semplice. Voglio accorciare per dare brio al motore, quindi anche possibilità di avere più giri a centro curva, più freno motore, più possibilità di aiutare la moto a voltare più in fretta in 16 punti della pista e modificare quei 4 in cui mi sento corto mettendo una marcia in più. Mi dispiace purtroppo non poterlo provare nell'immediato perché purtroppo sono delle corone un po' particolari come la 48 e la 49 che non ho e che devo ordinare. E soprattutto nel prossimo video che vedrete la R1 non la guiderò io, ma non vi dico più niente.
Se queste informazioni vi sono tornate utili o se vi ho fatto venire voglia di comprare corone e pignoni, fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale, che è un piccolo gesto che mi aiuta e mi sostiene per continuare a portarvi contenuti sempre migliori. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!